Quindi se oggi io mi sento piatta, vi posso garantire che se doveste indossare il vostro maglione preferito, la vostra camicia preferita o comunque un colore o dare, come ho fatto io oggi, una forma un po' più strutturata secondo le vostre esigenze di ruolo o comunque di situazioni, vi posso garantire che è efficace. Benvenuti alla rubrica Wellness Heroes del canale Germana Pagliaro. In questa rubrica intervisto gli eroi del benessere, persone che con il loro lavoro contribuiscono al nostro star bene. Oggi, nella puntata di oggi, intervisto Nunzia De Filippis, Look Creator. Lei ci parlerà di moda, ci parlerà di vestire bene, ma ci parlerà soprattutto della connessione che c'è fra il vestiario, su come ci vestiamo e come ci sentiamo, il nostro stato d'animo. Quindi la domanda di oggi è: possiamo condizionare il nostro stato d'animo attraverso il vestiario? Guardate la puntata, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Buongiorno Nunzia, ciao, è un grandissimo piacere averti qui oggi. Ciao Germana, è un piacere anche per me, bellissimo vederti. Io ho subito una domanda per te ed è questa: come hai fatto a diventare Nunzia De Filippis Look Creator? Allora, la mia passione per, diciamo, vestire le persone nasce da quando avevo all'incirca 6 anni, ed è stato una passione che è proprio nata con le bambole, quando praticamente da piccola non facevo altro che vestire e svestire tutte le bambole con le pezze che aveva mia madre in casa per cucire o addirittura i fazzoletti dei confetti. E quindi, creavo questi look per le mie bambole e farle diventare bellissime. Era una sfilza di bambole e poi ovviamente tutto questo si è trasformato in una vera e propria passione, che è proseguita con gli studi. Tant'è vero che la mia scelta per le scuole superiori e poi l'università è progredita verso il mondo della moda, il mondo proprio della moda inteso come essenzialmente, studiare tutti quelli che sono stati i processi sociali e culturali, nell'abbigliarsi. Quindi, la mia passione, gli studi sono proseguiti anche di lì, fino a quando sono capitata, per così dire, perché c'è stato come per me un treno che è passato, in quanto sono andata a lavorare in una bellissima boutique molto prestigiosa delle mie parti, perché son pugliese, dove ho vissuto, non so se lo conosci, il cosiddetto sogno americano, ma dato dal film Il diavolo veste Prada, non so se ti è capita. Quella è la mia pillola rigenerativa ogni volta che ne ho bisogno. Ho vissuto proprio dal vivo le sfilate, quindi Milano, Parigi, gli showroom e tutto questo poi riportato sempre in boutique dove, tutto questo lo dovevo mettere in pratica davanti alle mie clienti. Quindi venivano tutte queste mie clienti, con esigenze molto importanti e quindi io dovevo aiutarle ad essere al meglio di loro stesse. Quindi non soltanto il concetto moda interpretato come brand, per me, assolutamente non esiste questo, ma bensì come uno studio calcolato su ogni persona, quindi far sentire la persona al meglio di sé. Quindi in negozio ne sono passate veramente tante. Dopo questo ho capito che la mia vera vocazione è, aiutare tutte le persone, perché per me è aiutare, in quanto mi piace tantissimo, vedere i miei clienti, anche uomini, perché anche in famiglia io per i miei uomini divento la look creator per ogni occasione, farli sentire bene con se stessi attraverso l'abbigliamento, perché no, perché anche quello è uno strumento che aiuta appunto a sentirsi meglio. È bellissimo, hai tutta la mia profonda stima, perché per me è un mondo sconosciuto. Hai parlato spesso di moda. Sì. Mi chiedo qual è il tuo concetto di moda, perché forse le persone che ti guardano pensano che chi si rivolge a un look creator è una persona che si occupa di moda, che appunto compra le riviste, si guarda le sfilate e che quindi deve avere sempre i vestiti in trend.
ma è così, cioè, anche perché capisco che chi vive in questa maniera è una piccola percentuale rispetto a, diciamo, la grande quantità di persone che invece appunto escono, vanno a comprarsi una cosa, tornano e non sanno qual è il colore Pantone dell'anno, eccetera, eccetera. Allora diciamo che per me personalmente, come appunto ti dicevo, dal discorso della passione e lo studio, perché capisco molto bene quello che dici, tant'è vero che la gente ovviamente non sa cosa c'è dietro al concetto moda, né tantomeno intorno al mondo moda. Moda per me, secondo degli studi ovviamente che ho fatto negli anni, è concepito come parola, come abbigliarsi o comunque comunemente, cioè è qualcosa che accomuna tutti. E tutto questo nasce, proprio il termine moda all'epoca, del 1600, quando in Francia, i primi reali nella loro corte avevano il desiderio che tutti i loro sudditi, ovviamente i nobili, si abbigliassero allo stesso modo della regina e del re. Questo cosa significa? Che alla fine la moda è più un concetto sociale, tant'è vero che noi ogni qualvolta ci vestiamo inconsciamente non facciamo altro che creare una sicurezza in noi stessi in un contesto sociale. Quindi il nostro abito diventa una seconda pelle e molto spesso dietro tutto questo mondo c'è uno studio, tant'è vero che dagli anni 60 in poi si è studiato lo street style, quindi la moda arriva dalla gente per strada, quindi si vanno un po' proprio a studiare tutti i contenuti inerenti al usi, costumi, abitudini, quello che la gente proprio per strada, per poi trasformarlo in un mood, in un concetto moda. Ora, non significa che chi è alla moda e quindi deve essere necessariamente sempre diciamo, sul passo dell'ultima tendenza, ma bensì questo significa che all'inizio c'è una trasformazione sociale. Ti dico anche che una cosa molto interessante è che negli anni passati le donne non potevano utilizzare i pantaloni. Diciamo oggi Chanel la conosciamo con le C, ma in realtà Chanel, Coco Chanel è stata la rivoluzionaria femminista, degli anni '20, dove per la prima volta ha svestito le donne in maniera ehm non come ti posso dire, non volgare, perché il suo concetto era: noi siamo delle donne, non dobbiamo essere oggetto degli uomini, per cui dobbiamo essere libere di vivere nelle nostre belle camicette di seta, libere nei nostri completi di maglia. È stata lei a inventare il completo in maglia, per dare la possibilità alle donne di sentirsi più comode. Beh, questo direi che è una grande evoluzione, perché se oggi io e te indossiamo delle camicie anche all'omminile, dobbiamo dire anche grazie a lei. Quindi è un sentirsi bene con se stessi, seguito a quello che è tutto l'evoluzione. Quindi a volte capisco che chi è fuori da questo mondo non comprende che fondamentalmente moda è anche un concetto d'arte, è un concetto sociale e culturale. E questo fa tanto anche per se stessi saperlo, perché per me, te lo dico, è molto emozionante, perché oggi ho una giacca che ha un giro manica e ti posso dire che quei poveretti del 1400 non ce l'avevano così, avevano tanta roba sotto il giro manica, perché nessuno aveva ancora inventato il giro manica perfetto della giacca. Tra l'altro, mentre parlavi, mi hai fatto pensare a mia zia. Io ho una zia fantastica, classe 1932, e lei mi racconta, intanto lei non ha mai indossato un paio di pantaloni in vita sua e tuttora, cioè lei è fedelissima alle gonne, ma mi raccontava, lei appunto viene da un paese a 1000 metri, quindi comunque c'era la neve d'inverno, molto freddo. Lei mi raccontava che le ragazze, e quindi anche quando lei era ragazza, andavano sulla neve con i collant di seta. E quindi lei mi diceva il freddo che io ho sentito nella mia vita. O il bustino, questa cosa di indossare il bustino praticamente tutti i giorni. Quindi
c'erano un poco di torture, diciamo, che poi in alcune cose, adesso a te verranno i brividi, per me è una tortura anche indossare i tacchi, un po' ne approfitto del fatto che sono alta e tipo non li indosso mai, però per esempio la moda in questo mi aiuta perché si possono ormai acquistare delle scarpe bellissime anche da cerimonia, anche rasoterra, quindi non siamo più ormai così. Cioè, più che inconscio non si sa che la tua oggi esigenza è stata studiata a priori, perché fondamentalmente oggi abbiamo una donna che deve essere impeccabile sul lavoro, ma poi magari passa dal lavoro alla cena o magari deve tornare, deve fare la spesa, oppure magari deve uscire direttamente con le amiche. Questo concetto viene studiato da professionisti che studiano un abbigliamento casual, professionale, ma che allo stesso tempo non toglie femminilità. Ed ecco per cui escono le scarpe con dei tacchi molto bassi, ma che allo stesso tempo donano alla donna, in questo caso, una sensazione di sentirsi bene con se stessi e quindi femminile allo stesso tempo. È molto bello questa cosa che mi stai dicendo perché poi è il motivo per cui oggi ti ho invitato. Tu lo sai, sono una psicologa, per me è importante il benessere, le persone appunto stiano bene, siano felici. E allora io mi sono chiesta quanto l'abbigliamento può aiutarci a sentirci meglio. Ti faccio un esempio: stamattina qui, nonostante io sia a Palermo, che di solito c'è sempre un bel sole, oggi c'è una, tra virgolette, bella giornata di pioggia, perché abbiamo bisogno anche di quello, però cielo grigio, poi appunto noi non ci siamo molto abituati e quindi ti confesso che mi sono svegliato un po' col mood da Grinch, no? Quindi ho aperto l'armadio e ho cercato dei capi, qualcosa di colorato, qualcosa che possa darmi uno sprint. E ti devo dire che mi ha aiutato. Quindi io ti volevo chiedere, c'è un collegamento fra come possiamo vestirci e come ci sentiamo, o ancora meglio, possiamo farci aiutare dall'abbigliamento per sentirci meglio, per essere più sereni, felici, magari in un momento in cui ci sentiamo un po' così, un po' giù, un po' scocciati, no? Le nostre emozioni sono sempre up and down, non è difficile, siamo sempre felici. Quindi come possiamo farci aiutare e se possiamo farci aiutare? Sì, certo, hai detto benissimo. Non ti nascondo che anch'io oggi, anch'io, lo sai, siamo nel sud, quindi anche nella Puglia, oggi c'è una bella giornata, Londra, mi sembra di stare a Londra oggi. Anch'io ho fatto fatica ad avere un look abbastanza, diciamo, armonioso con la mia emozione, con la mia armonia oggi. Ed è per questo che ho scelto dall'armadio anch'io qualcosa che mi desse sicurezza. Quindi ho messo la mia bella giacca con le spalle e questo aiuta tanto, specialmente noi donne, quando abbiamo bisogno di essere molto sicure, quindi in circostanze lavorative o magari dobbiamo affrontare anche una situazione abbastanza impegnativa, non ti nascondo che gli indumenti nascondono dei significati e quindi è come se noi ci mettessimo il mantello magico. In questo caso la mia giacca di taglio maschile, quindi io qui sotto ho le mie belle spalline doppie, vanno un po' ad ammortizzare quello che potrebbe essere il mio atteggiamento slow e quindi mi danno questa corporatura abbastanza quadrata che in questo caso mi aiutano, ad esempio, perché vorrei non sono nell'animo giusto, ma vorrei essere nei confronti di questa situazione sicura di me stessa e quindi ti dico che la giacca oggi mi dà abbastanza sicurezza, quindi affronto la giornata o comunque la situazione in questo caso in maniera molto molto tranquilla. Quindi ti posso dire che l'abbigliamento sì che può aiutarci in un colore, in una forma. Lo aiuta e lo vedo perché tutti i giorni nelle mie consulenze capita spesso che ci sono delle donne che hanno dei ruoli anche importanti e quindi a seconda di come ci si sentono, magari non si ha voglia. Sai, molto spesso le donne mi dicono: "Oh donna, io non ho voglia, voglio essere comoda", e quindi vogliono stare nella loro zona di comfort, che per Certo, carità sì. va bene,
è anche giusto allo stesso tempo cercare di trasformare questo comfort anche in qualcosa che rispecchi e che dia come dire, una marcia in più all'animo un po' più piatto. Quindi se oggi io mi sento piatta, vi posso garantire che se doveste indossare il vostro maglione preferito, la vostra camicia preferita o comunque un colore o dare, come ho fatto io oggi, una forma un po' più strutturata secondo le vostre esigenze di ruolo o comunque di situazioni, vi posso garantire che è efficace. Tra l'altro, l'altro giorno mi è capitata una cosa bellissima con una mia cliente, che ti voglio raccontare perché è storia vera. Una mia cliente, dopo che le avevo fatto tutti gli outfit, seguendo dei parametri, quindi lei voleva sentirsi sicura, sexy, perfetta, doveva andare a cena con i suoi genitori e la sua famiglia, ma era in uno stato emotivo completamente basso. Al che mi manda la foto e mi dice: "Nunzia, guarda", furba lei, mi manda la foto di uno degli outfit che io le avevo fatto quotidiani ed era praticamente molto ibrida. Al che le faccio la domanda e dico: "Scusami, ma ti senti negli obiettivi che ci siamo dati? Con questo look ti senti sexy? Con questo look ti senti sicura?" Lei mi dice: "Beh, sinceramente no, però siccome sono così vestita da stamattina non mi va di cambiarmi." Quindi era in un mood completamente basso. Al che, le ho creato una situazione, una visualizzazione al momento, e gli ho detto: "Guarda, facciamo così: chiudi gli occhi, fai finta di essere nel film Il diavolo veste Prada o comunque pensa di essere in Sex and the City e devi andare a cena con le tue amiche. Come ti immagineresti davanti allo specchio nella versione migliore di te? Dammi tu delle proposte, tra quelle che io già ti ho fatto, dove ti immagini sexy, dove ti immagini sicura." E poi lei ha aperto gli occhi a un certo punto, si è sentita questa carica all'interno, è andata nel suo armadio tramite le foto che gli avevo inviato dei diversi look e finalmente ha scelto un look dove si è messa una bella gonna aderente, il blazer, il maglioncino e io ho visto nei suoi occhi, nel suo proprio volto, una trasformazione tale dove lei ha detto: "No, bellissima questa cosa di Sex and the City, tra l'altro è la mia serie preferita, mi immaginerò sempre in Sex and the City." Quindi, ti dico sì, certo che aiuta tantissimo. Bene, mi sa che lo userò anch'io questa tecnica, mi è piaciuta. È come se ti Ehm, dovessi, come dire, adesso siamo nel periodo giusto direi, però è come se ti dovessi trasformare, dici: "Oggi vorrei essere questa persona" e scegli dal tuo armadio. Ti aiuta. Bene, grazie. Cioè, questa cosa mi piace un sacco. Poco fa parlavi del fatto che la tua cliente dovesse incontrare la famiglia, aveva tipo appunto una cena di famiglia. Ma, secondo te, quanto la famiglia può influire, sul nostro modo di vestirci? Allora, può influire molto, in una qualità sia positiva che negativa. Non è solo, ristretto al contesto familiare. Certo, il primo contesto in cui noi nasciamo e cresciamo sicuramente è la famiglia. Quindi se magari, e questo te lo dico, parlo attraverso delle esperienze, ho delle clienti, tipo una cliente che, mi ha, chiamata per dirmi: "Guarda, io devo andare a cena per il mio compleanno con tutta la mia famiglia. Vorrei mettermi questo, cioè un vestito maculato, ma non lo metterò perché siccome io sono sempre stata vista dai miei zii, dalla mia famiglia come la pecora zoppa, devo essere in quella circostanza perfetta, quindi, Bello. vado malvolentieri, ti dico anche che mi metterò un vestitino semplicissimo nero pudico, perché non voglio che magari i miei zii mi dicano: ma tu, vesti sempre in maniera esagerata." Questo ti posso dire che appunto le credenze che ci vengono un po' iniettate a piccole dosi da quando siamo piccole, sicuramente in maniera involontaria da parte di chi ci Certo, sta intorno, inconscia. è Arriva. inconscia, però questo è come la goccia che scava nella roccia, perché così,
viene creata la nostra anche identità. E questo che cosa significa? Che anche attraverso l'abbigliamento magari si vanno proprio a concretizzare delle credenze, ragion per cui molta gente, io dico sempre ai miei clienti, se davanti ho una bella persona, no? Io non vedo mai l'involcro, ma vedo l'anima, vedo gli occhi, vedo lo sguardo, cioè alla fine mi viene anche facile dire sei una bella donna, una bella ragazza, un bel ragazzo, ok, cerchiamo di tirar fuori quello che è il meglio di te, perché tu potresti essere questo e molto di più. Sicuramente si può cominciare dal vestito perché l'abito fa il monaco e quindi svestirsi di queste credenze. C'è gente che ho incontrato dove i familiari dicevano che sinonimo di cura e bellezza significa superficialità e questo lo sono andata a scardinare col mio lavoro, che è un lavoro dove va a toccare in profondità. A volte sembra che l'abbigliamento sia qualcosa di effimero, di frivolo, di superficiale, ma in realtà se noi ogni giorno ci guardiamo allo specchio, alla fine non ci guardiamo nudi, ci guardiamo con quello che teniamo addosso. E se questo è dato da dettami che ci sono venuti inculcati per tutta la nostra vita, beh, questo crea a volte dei problemi. Quindi cosa possiamo fare in questo caso? Innanzitutto avere molta consapevolezza di noi stessi. E questo io molto spesso nel mio lavoro ed è la cosa che mi piace di più, aiuto ad avere proprio questa consapevolezza. Non amo assolutamente utilizzare termini di nascondere, ma bensì valorizzare. Quindi tutte quelle paroline di credenze, nascondi la pancia, nascondi le gambe, sei troppo alta, non puoi mettere i tacchi, oppure la gonna è troppo corta. No, no. Piuttosto vediamo come posso essere io nella consapevolezza di chi sono e quindi ovviamente senza eccedere in un gusto estremo, ma qui parliamo non della gamba lunga e della minigonna, perché quelli sono ovviamente credenze purtroppo culturali e sociali che molto spesso limitano il nostro abbigliamento. Io ti dirò, forse non tutti saranno d'accordo perché, sai, a volte ci sono anche delle tematiche un po' non accettate da tutti. Però se io davanti, oggi siamo nel 2025, ho una bella donna di 50 anni che comunque ha delle belle gambe e adora mettersi la gonna al di sopra del ginocchio in inverno con la calza doppia e una scarpa bassa, ma io sono la prima che le dico mettila. Perché? Perché previo da giudizi a volte non è soltanto quello che indossi, ma è l'atteggiamento con cui lo indossi, è l'insieme che fa la differenza. È diverso se tu mi metti una minigonna col tacco e sei tra l'altro magari senza calze in inverno o in estate, cioè ci sono dei contesti, però io non disdico neanche la minigonna a una donna di 50 anni messa in un determinato modo. Sono contenta perché Certo. se quello può aiutare a noi stessi ad alzare l'autostima, a sentirci meglio, perché magari io desidero, ripeto, sempre contestualizzato in un modo che sia non eccessivo, ma va bene, perché no? Così l'uomo, se volesse mettere la t-shirt sotto la giacca, in un contesto che lo consente, anche se hai 50, 60 anni, ma sei un bell'uomo, ma perché no? È veramente molto interessante perché apparentemente uno può pensare che la look creator ti dice ok, questo ti sta bene, mettilo, invece hai parlato di immaginazioni guidate, di credenze, quindi è un lavoro anche di coaching, mi pare di capire, proprio che va anche a lavorare sull'autostima delle tue clienti o dei tuoi clienti, è così.
Certo, sì, sì, ma, questa è la parte un po' più profonda che ho aggiunto a quello che è il look creator, perché il mio è anche una guida di mindset, quindi sicuramente la cosa che, mi piace, guidare la gente è ad avere più consapevolezza. Quando hai consapevolezza di te stessa e togli completamente i giudizi, perché le mie clienti ce n'è una che tipo sono andata, ho la pancia, ho le gambe storte e io le dico: "Scusami, ma quando uno ti guarda per strada, ma ti pare che ti sta a guardare le gambe? Che hai quella leggera", ma, cioè è tutt'altro. Se tu sei sicura di te stessa e ti abbigli in una maniera tale da sentirti sicura, fidati che quello che trasferisci all'altro è tutt'altro di quelli che sono i tuoi difetti fisici, perché noi siamo sempre in comunicazione con gli altri. Quindi però dobbiamo partire dalla consapevolezza di noi stessi. Come? Abbigliandoci, cioè giocando, perché poi è anche un divertimento e, tutto quello che dico sembra sì profondo, a volte uno può dire: "Vabbè è un po' pesante", no, ovviamente in tutto questo c'è gioco, c'è divertimento, c'è sperimentazione, qualcuno che mi dice: "Guarda non ho mai provato a mettere", che ti devo dire, il pitonato, perché mi dicono, perché la società ha sempre inculcato questa stampa come qualcosa di poco raffinato. Sì, è anche vero che bisogna scegliere la stampa giusta. Ci sono quelle un po' più cheap e ci sono quelle un po' più delicate. Non a caso, apro e chiudo parentesi, ad esempio c'è la stampa macula che molto spesso viene vista, purtroppo, ahimè, perché alcuni stilisti l'hanno volgarizzata, ma se c'è per dirti la tendenza o piace, cioè io non mi vestirei mai tutta maculata, però se vado a scegliermi la stampa maculata giusta, perché la stampa per dirti di uno stilista tipo Blue Marine degli anni 90, 2000 è più delicata rispetto a uno di Roberto Cavalli. Sono due femmine diverse, sono due modi di indossare la macula. Perché non osare? Quindi questo è quello che mi viene da dire ed è quello che spiego continuamente ai miei clienti, perché ripeto c'è un mondo dietro. No, è bellissimo, veramente io sono super affascinata, potrei ascoltarti per ore. Ma adesso le persone che ci stanno ascoltando, sia uomini che donne, perché tu ti occupi anche di uomini, come possono farsi aiutare da te? Come possono attingere alle tue competenze? Possono contattarti? Spiegami un po' proprio a livello pratico come si può migliorare se stessi grazie a te. Sicuramente allora sì, innanzitutto contattandomi, spero tanto di ricevere delle diciamo dei contatti, delle chiamate, ma, proprio per mettere in pratica quello che ci siamo detti fino ad ora. In che modo? Il mio studio è così, sia online che in presenza, a seconda ovviamente di dove ci si trova, e si comincia con un questionario. Io invio un questionario dove faccio delle domande di diverso genere e poi dopodiché si va in analisi di quel questionario, perché io tramite il questionario capisco quello che tu mi dici e in realtà quello che tu poi vorresti realmente dirmi. Dopodiché si fa decluttering all'interno del proprio armadio, quindi lo si può fare sicuramente sia in video call e tra l'altro la prossima settimana ne ho una con una ragazza di Milano, però di origine portoricana e sarà una sperimentazione bellissima perché mi ha già detto qual è la sua, tra virgolette, "problematica". E in più poi cominciamo a capire cosa è giusto tenere, cosa è giusto lasciare andare, perché il decluttering è lasciare andare pensieri, ricordi, è quello, non è un semplice abito. Dopodiché io do la possibilità di creare una trentina di look con quello che si è già dentro nell'armadio, quindi non dobbiamo andare a comprare necessariamente, previo che ci siano, diciamo, tutte le cose che ci servono. Nel caso in cui mancasse qualcosa, mando delle liste a seconda del budget di quello che bisogna comprare, quindi mando proprio i link
di ciò che bisogna comprare e dopodiché con quei capi creo una trentina di look. Dopodiché invio il lookbook personalizzato, quindi ci si sente anche un po' star con tutti i look creati, con tutta la descrizione e quello che è il cambiamento. A me piace tantissimo vedere il cambiamento dei volti dei miei clienti, perché credimi, te lo dico con cuore aperto, io sono felicissima quando li vedo sicuri, quando proprio vedo il cambiamento ed è bellissimo. E sono contentissima, è per questo che sei qui nella rubrica Wellness Heroes, proprio perché sei un'eroina del benessere, cioè quello che poi si va a portare il benessere, lo star bene, la felicità nelle persone, che è la nostra mission. Nunzia, io ti ringrazio, è stato un bellissimo incontro. Grazie per avermi invitata. E invito tutte le persone che ci stanno seguendo a mettere un like su questo video, a inoltrarlo a chi ne ha più bisogno. Un po' ogni tanto penso a una vecchia trasmissione, non faccio il nome, in cui erano le altre persone che coinvolgevano la persona che probabilmente aveva un po' più bisogno, ma non appunto sul giudizio, ti vesti male, ti vesti bene, non è su questo, ma è proprio qualcuno che magari ha proprio bisogno di tirarsi un po' su, far venire fuori la propria essenza, la propria anima anche attraverso il vestiario, e invece magari si sta molto trascurando. Quindi assolutamente mettete un mi piace, condividetelo, iscrivetevi al canale, e ancora grazie Nunzia, e grazie a chi ci ha seguito. A presto. Ciao.